Come molti di voi sapranno, nella mia azienda agricola ho ben 3 landini che ormai potremmo definire d'epoca ed è proprio per questo che non vedevo l'ora di mettere le mani su un landini di nuova generazione. E insomma direi che questo momento è arrivato. Se sei curioso non ti resta che seguire questa recensione. Mi raccomando, dopo aver visto questa recensione vai in alto a destra per scoprire tutti i video che abbiamo realizzato in campo con questo trattore. Partendo dalle caratteristiche generali, questo Landini 520 monta un motore FPT 3,6 litri 4 cilindri. La potenza erogata da questo motore è di 114 cavalli e possiamo dire che questa macchina si va a posizionare perfettamente nel segmento utility, ovvero quello dei trattori tuttofare. In questo caso Landini mi ha consegnato una macchina praticamente full optional, manca solo PTO e sollevatore frontale. La macchina in questo caso monta il cambio T-Tronic con inversore elettroidraulico e super riduttore per un totale di 48 marce avanti, 16 indietro e una velocità massima di 40 km/h. Tuttavia è disponibile con altre tipologie di cambio e configurazione di marce. Per approfondimenti ti lascio il link della scheda tecnica in descrizione e anche un video dove ho proprio parlato di questo punto. La leva del cambio e tutti i comandi principali sono posizionati sul parafango destro rispetto all'operatore. Essendo una macchina compatta, tutto è facilmente raggiungibile. Le altre impostazioni e dati macchina sono visibili sul cruscotto frontale. Da segnalare che in alcune posizioni di altezza del volante il cruscotto diventa un po' di difficile lettura, però tuttavia non male. Parlando di dimensioni, la macchina ha un passo di 2,35 metri e un angolo di sterzata di 5,3 metri. Andando invece sul discorso pneumatici, all'anteriore abbiamo una gommatura 440/65 R24 e invece al posteriore una 540/65 R34. Come al solito, una delle parti più importanti di un trattore è proprio il posteriore, dove c'è il sollevatore e tutti gli agganci. In questo caso abbiamo un sollevatore con alzata massima di 45 quintali e ganci di categoria 2. In questa specifica configurazione con sollevatore elettronico e cilindri idraulici aggiuntivi, perché il trattore è completamente personalizzabile. Si può partire da un sollevatore meccanico fino ad arrivare a un semi elettronico o totalmente elettronico, cilindri aggiuntivi o meno e così via. Insomma, è veramente molto scalabile, dopo lo vedremo anche sul discorso PTO. Appunto perché questo sollevatore è elettronico, tutte le impostazioni, quindi velocità di alzata, discesa, profondità massima, alzata massima, sono selezionabili tramite dei pomelli, dei potenziometri in cabina. Parlando proprio di PTO, in questa configurazione si hanno velocità selezionabili tra 540 e 1000, entrambi eco e normali, o PTO sincronizzata, sempre in questa configurazione, perché se uno non ha bisogno per esempio della PTO 1000 giri può ordinarlo anche semplicemente con la 540 base. Tutte queste impostazioni sono selezionabili in cabina tramite leve con cavi, invece l'innesto della PTO è elettrico. Ovviamente non mancano tutti gli altri attacchi come la presa elettrica o la porta isobus, i ganci traino e poi arriviamo ai distributori idraulici. In questa configurazione abbiamo 3 distributori meccanici più uno elettronico. Vi parlo subito di quel più uno elettronico che è dedicato con comandi on-off al terzo punto idraulico e la regolazione di un braccio del sollevatore. Tornando ai 3 distributori meccanici, hanno un azionamento tramite cavi e leve in cabina e le varie funzioni di posizione di flottante o mandata continua dell'olio. Questa è la configurazione massima che si può avere per questo tipo di macchina, quindi non sono disponibili i 3 distributori elettronici. Sollevatore, PTO e distributore elettronico sono controllabili con comandi
ledi esterni su entrambi i parafanghi. All'anteriore invece, in questo caso abbiamo un semplice portazavorre, però a richiesta può essere installato sollevatore anteriore con capacità massima di carico fino a 22 quintali e PTO frontale. La fanaleria per la circolazione stradale è con fari alogeni, frecce e luci di posizione a LED. Invece la fanaleria di lavoro in questa configurazione ha ben 10 fari da lavoro a LED. Ovviamente si può configurare con numero di fari inferiori o luci da lavoro anch'esse alogene. Scorreranno ovviamente delle immagini per farvi vedere come si comportano questi fari, però devo dirvi che la luce è veramente distribuita molto bene. Adesso parliamo di comfort, a mio parere un punto cruciale. In questa configurazione abbiamo un assale anteriore sospeso autolivellante. Ve l'ho detto anche nei video in campo, fa un lavoro veramente eccezionale. In questo caso un applauso a Landini. Di questo assale anteriore si può decidere la rigidità tramite un bottone appunto sul parafango in cabina. Andando avanti col discorso sospensioni, la cabina è sospesa meccanicamente, 2 molle al posteriore con escursione di 96 mm e barra di collegamento Panhard. Non è così comune vedere questa barra di collegamento, che devo dire fa veramente un ottimo lavoro quando ci sono oscillazioni laterali, veramente va a compensare lateralmente in maniera ottima. Unica cosa migliorabile sul comfort è il sedile, che sì è a sospensione meccanica e fa un buon lavoro, però manca una sospensione laterale e i braccioli sono un po' troppo corti. Facciamo rientrare nel comfort anche la frizione, punto essenziale ovviamente su un trattore con cambio manuale. Ritengo una frizione confortevole nel momento in cui è intuitiva e si può modulare. In questo caso si comporta veramente molto bene, è responsiva, intuitiva, non troppo pesante da premere. Inoltre si può decidere la velocità di innesto, di frizione e inversore tramite un potenziometro posizionato sulla plancia di destra. Ok, arriviamo alla parte dedicata alla manutenzione. Landini porta un intervallo di manutenzione olio motore pari a 500 ore. I filtri sono molto ravvicinati e quindi tutti abbastanza accessibili. Ovviamente se si ordina la macchina configurata per l'aggancio del caricatore frontale, il montante è proprio davanti ai filtri, rendendo un po' più difficoltose le operazioni di sostituzione appunto dei filtri. Dopo consiglio per fare un lavoro migliore e più comodo di smontare anche la cassetta degli attrezzi, che è avvitata con 2 viti, quindi è un'operazione abbastanza rapida. Per quanto riguarda invece la pulizia dei radiatori, i radiatori si sfilano, quelli anteriori per facilitarne la pulizia, poi davanti al radiatore principale è presente una retina per salvaguardarlo dallo sporco grossolano. L'accesso ai filtri aria motore è veramente facilissimo perché la scatola filtro è posizionata nella parte anteriore, come anche la batteria, che in caso di intervento è veramente in una posizione comodissima. I filtri aria cabine invece sono posizionati in una posizione un po' particolare, ovvero sui 2 montanti posteriori della cabina. Soluzione interessante per me che sono alto 1,75, faccio un po' fatica a arrivare agevolmente a rimuovere e pulire questi filtri. Se invece siete alti 1,85 lo troverete molto comodo. Concludendo con la manutenzione, parliamo di ingrassatori. Sulla macchina non sono presenti tantissimi ingrassatori, la maggior parte sono posizionati all'anteriore se scegliete l'assale sospeso autolivellante. Per completezza vi dico che il serbatoio carburante contiene 145 litri di gasolio e invece il serbatoio urea 13 litri. Tra l'altro un applauso a Landini per aver contenuto tutti i sistemi anti-inquinamento sotto il cofano, andando a mantenere la visibilità che sarebbe stata un po' compromessa da sistemi anti-inquinamento esterni posizionati magari sul montante cabina. Parlando un attimo di design, possiamo notare questo nuovo colore blu Icon che differisce dal classico azzurro Landini. Io personalmente lo preferisco, ovviamente questa parte dedicata al design è molto soggettiva, di conseguenza fatemi sapere la vostra con un commento, insomma creiamo un po' di conversazione. Finendo abbiamo questo muso con logo Landini incastonato al centro, mi piace parecchio, muso e comunque design che ha saputo rinnovarsi negli anni, come anche le scritte laterali che a EIMA 2022 abbiamo avuto modo di vedere appunto il restyling anche di questa parte con scritte su sfondo nero e in rilievo. Ma la vera domanda è come si è comportato in campo
Prima vi ho detto che trovate tutti i video dedicati sul canale, ma gli utilizzi principali sono stati due. Il primo in un contesto da tuttofare, utility, con un trasporto di seme e concime per rifornire i macchinari del conto terzista. Invece nel secondo caso abbiamo avuto un utilizzo in campo con un trinciastocchi con richiesta di potenza di 80 cavalli e il trattore ha sicuramente sorpreso in primis sul lato consumi, andando a consumare in 540 eco solo 6 litri ora, e soprattutto nell'agilità e nel comfort durante le operazioni di lavoro. Ritorno qua in cabina per parlarvi dell'angolo dei difetti, ovviamente sempre tra virgolette, sono più consigli che do al costruttore su cose che non mi hanno convinto troppo. Tralasciando il sedile di cui abbiamo parlato prima, un po' appunto limitato sul lato braccioli e sospensione, andiamo alla radio. Sì, lo sapete bene, è già capitato anche con altri trattori, anche in questo caso la radio non mi ha convinto troppo, un po' il suono wattato, bassi totalmente assenti, tuttavia bella l'idea di avere il microfono per le chiamate qua sul tettuccio il più vicino possibile alla bocca. Per concludere, non mi hanno convinto troppo verniciatura e finiture su alcune posizioni della macchina, come cerchi e alloggiamento della sospensione anteriore. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa recensione. Ovviamente spero vi sia piaciuta. Ringrazio tanto Landini per la fiducia in questi The Italian Farmer Test. Io vi lascio con una descrizione ricca di link e informazioni e la pagella finale. Detto questo, ci vediamo nella prossima recensione.